Ciao a tutti! Il titolo di questo video può sembrare un po' deviante, considerando il fatto che il narcisista non è in grado di amare, in quanto non ha questo tipo di sentimento. Tanto è vero che tra la sua mancanza di empatia e il suo egoismo non ha quella maturità affettiva basilare per vivere interamente un rapporto di coppia reale. Tutto ciò accade grazie al suo trascorso, che lo ha reso orfano di amore. E infatti lo schema narcisistico ci insegna che dopo un lasso di tempo pressappoco sereno arriva l'apprensione e la classica monotonia, che causano la fine del rapporto, anche se per il narciso è più un sospendere la relazione in quanto non si distacca mai realmente dalla sua vittima. C'è da dire anche che alcuni individui con personalità narcisistica possono sviluppare un livello di introspezione più o meno rilevante, abbastanza per comprendere di avere qualche problema relazionale, iniziando così a chiedersi come mai le loro relazioni sono destinate a finire sempre. Tuttavia esistono alcuni casi in cui Narciso ha trovato la patria ideale che coincide effettivamente e per la prima volta nella sua vita con tutti i suoi canoni selettivi. Da qui nasce il desiderio da parte del Narciso di non volerla perdere e incomincia a sentire la sua mancanza e a ragionare sul fatto che lei probabilmente è la sola persona degna di rimanere accanto a lui. E in questo caso si può affermare che il narcisista si è innamorato della sua vittima, ossia prova delle emozioni mai provate prima, ma questo non lo ammetterà mai. Addirittura ci sono casi accaduti dove il narciso ha lasciato andare il suo harem per rimanere soltanto con la sua prescelta. A dire il vero, il narciso non desidera che le sue relazioni finiscano, esattamente come un bambino che non vorrebbe mai perdere i suoi giocattoli. Ti sei mai chiesta perché il narcisista ti ha scelta? Sicuramente ha percepito la tua dipendenza affettiva e la facilità nel manipolarti. Di conseguenza, questo risulti essere una persona che si sottomette facilmente e lui ha necessariamente bisogno di tutto ciò. Gioca un ruolo importante la tua insicurezza e la semplicità con la quale ti fai intimorire. Con ogni probabilità ti senti in colpa per qualsiasi cosa accada nella vita di tutti i giorni. Sei una persona che ha grosse difficoltà nel farsi valere anche quando la verità e la ragione sono dalla tua parte. Sei abituata a mettere le necessità degli altri al primo posto. Nonostante tutto ciò, ti ricordo che quasi sicuramente, quando hai conosciuto il tuo narciso, eri probabilmente una persona piena di vita, allegra, magari affermata nel mondo del lavoro, ed è proprio questo che ha attratto il tuo partner. Mi rendo perfettamente conto che dopo anni di abusi psicologici non è per niente facile ritrovare la voglia di rimettersi in gioco con se stesse, ma lo devi fare. Devi tornare ad essere quella che eri, quella che in realtà sei e magari più forte. Ma non scordarti che lo devi solamente e unicamente a te stessa. Anche se sei in una relazione con un narcisista, non dovresti mai perderti di vista e continuare a coltivare le tue amicizie, le tue passioni, i tuoi desideri. La cosa più giusta da fare è mettere dei veri e propri paletti nel tuo rapporto di coppia, perché è così che funziona. Ma dimmi il tuo parere, il tuo partner narcisista potrebbe essersi innamorato di te? Ti chiedo di scriverlo qui sotto nei commenti, è importante per tutte noi ascoltare la testimonianza di chi ha vissuto o sta vivendo una relazione sentimentale così difficile. Grazie per avermi seguita.